Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi continuiamo a parlare della pronuncia delle consonanti doppie. Come sapete è molto importante pronunciare bene le consonanti doppie in italiano, perché aggiungere una consonante in più può cambiare la parola e quindi, di conseguenza, può cambiarne il significato. Ad esempio, palla e pala sono due parole diverse, fanno riferimento a due oggetti diversi e quindi è importante sottolineare se c'è la doppia consonante oppure no. Come possiamo farlo? Attraverso la pronuncia. Se non avete visto la prima parte di questo video, vi consiglio di andarla a guardare e vi lascerò il link a quella lezione nella descrizione del video qui sotto. Vi lascerò anche il link ad un'altra lezione che ho fatto sull'argomento in cui vi spiego più nel dettaglio perché è importante pronunciare bene le consonanti doppie. Ho deciso di fare una seconda parte di questo video perché leggendo i vostri commenti sotto al video precedente ho trovato una domanda interessante, che è questa che vedete in sovrimpressione. Nel video precedente abbiamo parlato di come allungare i suoni di alcune consonanti per dare l'impressione di pronunciare una consonante doppia. E questo è possibile con consonanti come L, M, N, che appunto non presentano difficoltà di tenuta sonora. Però, come giustamente si chiede questo studente, come possiamo dare l'impressione di pronunciare una consonante doppia quando la consonante è un'occlusiva? Ad esempio, le lettere T, D, B, G sono tutte consonanti occlusive e risulta difficile tenere il suono a lungo. Quindi qual è un trucco che possiamo utilizzare per dare l'impressione di allungare il suono? Possiamo eseguire una pausa glottidale. In sostanza chiudiamo le corde vocali e non facciamo uscire aria. Quindi appunto ci fermiamo e tratteniamo il respiro in un certo senso. Vediamo degli esempi. Proviamo a pronunciare insieme le seguenti parole: dottore, tetto, addobbare, abbaiare. Per me ovviamente è molto facile pronunciare le consonanti doppie perché, essendo madrelingua italiana, sono abituata a farlo e quindi ho imparato come pronunciare le doppie. Ovviamente questo risulta difficile per gli studenti, soprattutto per gli studenti la cui madrelingua non presenta suoni doppi per le consonanti. In sostanza voglio fare questi video per aiutarvi a pronunciare meglio e per farvi vedere che non è poi così difficile farlo, perché possiamo trovare dei trucchi, no? Dei piccoli trucchi da utilizzare. Quindi torniamo a noi, torniamo alle nostre 4 parole. Adesso voglio pronunciare queste parole come se ci fosse una sola consonante in queste parole, per farvi vedere la differenza. La parola corretta è dottore, quindi sentite la doppia T, si sente molto bene. Se io tolgo una T, il suono cambia e cambia anche la pronuncia, quindi io dirò dotore. Dotore. Ovviamente questa non è la parola corretta. Ve la dico solamente per farvi sentire la differenza di pronuncia. Dottore, dotore. Dottore, dotore. Sentite? C'è una differenza molto evidente. Proviamo insieme. Mi fermo dopo aver pronunciato la consonante T. Oppure non mi fermo ma trattengo il suono. Dottore. Avete fatto caso che l'aria non esce? Vediamo gli altri esempi. Tetto. Tetto. Addobbare. 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 Abbaiare.
abbaiare. Quando trovate una consonante doppia che è occlusiva, provate a fare una pausa glottidale per dare l'impressione di pronunciare il suono della consonante doppia. Come vi dicevo prima e come vi ho già detto anche in altri video, pronunciare le consonanti doppie in italiano è davvero importante, soprattutto quando trovate delle parole che differiscono di una sola lettera, ok? Quindi in quel caso è davvero importante, proprio per evidenziare la differenza di parola e di significato. Negli altri casi, quello che voi dite è comprensibile dal contesto, quindi in parole come dottore o tetto, quelle che abbiamo visto adesso, è forse più facile. E comunque non è così importante come fare la differenza tra nono e nonno, sete e sette, penna e pena. In questi casi è più importante. Se avete altre domande, non esitate a lasciarle nei commenti qui sotto. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo nel prossimo. A presto! Ciao!